Ciao a tutti, bentornati sul canale Resetinfo. Nel video di oggi vi mostrerò come configurare il DDNS sul TCL Link Hub per l'accesso remoto. Eccoci quindi nell'interfaccia web. Come potete vedere è 192.168.1.1. Questo è il nostro indirizzo predefinito e ora andremo nelle impostazioni. Nelle impostazioni vediamo, selezioniamo router e poi selezioniamo DDNS. Qui abbiamo una nota su cosa sia, quindi si tratta fondamentalmente di un DNS dinamico, ovvero Domain Name Server. E come potete vedere questo servizio viene utilizzato per fornire un nome di dominio a un dispositivo che potrebbe cambiare il proprio indirizzo IP sulla rete. Quindi qui possiamo cliccare sul più, abbiamo il fornitore di servizi. Possiamo scegliere tra dindance.org, no IP o change IP. Qui potete abilitarlo e, come potete vedere, abbiamo il nome host. Quindi possiamo facilmente inserire qualsiasi cosa qui. Ora, come potete, scusate, non il nome host. In pratica possiamo semplicemente fare qualcosa del genere. Naturalmente non sarà corretto. Questo è fondamentalmente, come potete vedere, una lettera e almeno un punto. Quindi qui dovete trovare il vostro nome host. Ora, una volta trovato potete praticamente inserire il nome utente. Quindi per esempio root e la password, diciamo che sarà root 123. Ora, come potete vedere qui ho ottenuto un nome host non valido, quindi lasciatemi prenderne uno. Usiamo l'esempio più semplice. Useremo Google per questo e possiamo ovviamente cliccare su applica. Qui abbiamo il nome host. Abbiamo lo stato di registrazione, il fornitore di servizi, il nome utente e naturalmente la nostra password che è root 123. Qui puoi anche modificare tutto o puoi semplicemente eliminarlo e possiamo aggiungere molti di quei DNS dinamici perché non c'è limite sul nodo. Quindi questo è tutto per il video. Spero vi sia utile, se sì lasciate un like, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!